Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Oggi con una bella tisana bollente di more e mirtilli vi porto le uscite di novembre. Vi dico subito, visto la tisana avrete capito che le uscite sono tante. In realtà io ho cercato di stringere il più possibile e portare proprio solo quelle che mi sembravano più interessanti e quindi non lasciate fuori tante. E in inglese ve ne porto una soltanto, però partiamo subito con i miei appuntini, così non mi perdo niente, e partiamo subito dalle uscite di novembre. In realtà, come al solito, la prima che vi porto è di ottobre, cioè del mese precedente, perché al solito, insomma, le uscite in Italia vengono annunciate sempre tardissimo, se non all'ultimo momento, quindi questa non c'era nelle uscite di ottobre, ma io non potevo non metterla. Al solito vi metto qui le cover dei libri. Questa è un'uscita aggiunti, si chiama L'ora dei dannati, l'abisso, è la prima di una serie di uno scrittore italiano oltretutto, è un cartonato con 416 pagine che esce al costo di 16 euro e che mi ha intrigato subitissimo dalla cover perché la trovo fantastica, ma soprattutto per la trama. Perché ci viene detto che questo libro è ambientato nell'inferno dantesco, dove praticamente 5 personaggi che sono la feccia dell'umanità, che sono odiati da Dio e guidati dal Virgilio dantesco, cercano di evadere dall'inferno. Con una trama del genere io già sto conquistata, quindi sicuramente è un libro che voglio straleggere. È il primo di una serie, ci sono tutti i personaggi danteschi ispirati a Dante, il Virgilio dantesco, c'è l'inferno, insomma per me è già una super lettura, io già lo so. È in realtà presentato come un target molto giovane, ma io so che amerò questo. Comunque questo è per il 28 ottobre. Arriviamo finalmente alle uscite di novembre e arriviamo al 3 novembre con per me l'uscita più importante di tutti. Questa l'avete già vista nel video delle uscite di ottobre, perché sarebbe dovuto uscire inizialmente il 28 o il 29, non mi ricordo, comunque è stata postdatata al 3 novembre. Esce edito Mondadori, il primo del Grishaverse della mia amatissima Bardugo, Tenebre e Ossa, in questa ristampa. In realtà, come voi ormai avrete capito se mi seguite, è già uscito in italiano. Questa è la ristampa con nuova traduzione, per fortuna, perché è nell'edizione che era uscita molti anni fa. Finalmente la Mondadori ce lo riporta e quindi abbiamo anche la speranza di vedere in italiano il 2 e il 3. Di questo comunque uscirà il giorno dell'uscita, quindi il 3 vi beccherete un video dedicato. Anzi, questa settimana ci sarà una programmazione di video un po' strana. Questo video sarà un video extra che esce il sabato, il lunedì non avrete video perché uscirà martedì il video dedicato al Grishaverse alla Bardugo e parleremo un po' di questo Grishaverse di cui insomma vi ho parlato tanto nei video, anche perché sta per uscire, stanno facendo la serie Netflix e quindi ne devo parlare assolutamente. Ad ogni modo, questa è l'uscita del 3 con questa cover qua. Soprassediamo sulla cover però sono troppo felice che esca finalmente in italiano. Uscirà al costo di 17,90 € per 240 pagine. La storia è ambientata appunto in questo Grishaverse, dove c'è questa giovane Alina che si ritrova invischiata nelle vicende del regno in cui è cresciuta, ma appunto per avere qualche notizia in più vedetevi il video del 3 che insomma vi spiegherò meglio cos'è il Grishaverse e di cosa parla questo libro. Sempre il 3 novembre per la Rizzoli esce questa meraviglia qui che io sono molto curiosa di leggere, che è Storia della magia. Esce al costo di 24 € per 544 pagine, è un cartonato, è un saggio che ci porta praticamente un saggio sulla storia della magia, sulla sua storia, ma anche su come la magia abbia influito nell'epoca moderna, nella società moderna. Lo trovo una cosa interessantissima, oltretutto un bel mattonazzo perché sono 544 pagine di saggio, quindi bello corposo. Edito Rizzoli, con questa cover che mi affascina ma nella sua semplicità, e sicuramente è un libro che mi incuriosisce. I libri che vi porto in questo video di uscite di novembre praticamente li vorrei leggere tutti. Accidenti, si stanno accumulando le letture. Ad ogni modo, sempre il 3 novembre esce un'altra meraviglia, giusto per rimanere in tema meraviglie, che è questa qui. Esce per Oscar Inc. della Mondadori, è un fumetto che si chiama Shadow of Magic, del mondo di Dark Shadow Magic di Victoria Schwab.
Non ho capito molto bene di cosa tratti, ho capito che è ambientato in quel mondo, ma credo sia prima dei libri. Ad ogni modo io ancora sono indietro con la lettura di Dark Shade of Magic della Schwab, però mi affascina tantissimo sia i romanzi che questa storia. Abbiamo Olimpieri ai disegni, quella che secondo me è eccezionale, che è Angiolini ai colori. E quindi che vi devo dire, io ce l'ho in wishlist in inglese da un sacco di tempo, finalmente esce in italiano, quindi accattatevillo perché io sicuramente me lo leggo, ve lo porto sul canale, quello per forza. Esce al costo di 20 euro per 128 pagine, però considerate appunto che è un fumetto e non un romanzo. Passiamo ora alle uscite del 5 ed esce per la linea Lania della Fazzi Il viaggio di Halla, con questa cover minimal ma alquanto affascinante. La scrittrice è Naomi Mitchinson, che è stata amica di Tolkien. Ha scritto questo romanzo che è considerato un grande classico del fantasy, classico che io in realtà non ho mai letto, quindi la Fazzi, la Lania, ce lo porta con questa edizione che sembra anche molto bella, che uscirà al costo di 15 euro. E racconta appunto la storia di Halla, che è figlia di un re, viene abbandonata nel bosco e cresciuta inizialmente dagli orsi e poi anche dai draghi, fino a quando Odino non le farà una proposta di vita che insomma potrebbe cambiare completamente la sua esistenza. È considerato un classico del fantasy, quindi insomma periodo tolkieniano, c'è di mezzo Odino, il fantasy, insomma è sicuramente una lettura da recuperare, sicuramente. Passiamo al 10 novembre, arriviamo al quarto libro della serie di Kerry Maniscalco, A caccia del diavolo. Gli altri tre li vedete qui, ma del primo vi ho già parlato. Del primo sulle tracce di Jack lo Squartatore vi ho già parlato, vi metto su nelle schede la video recensione di quel libro. È una saga composta da 4 libri scritti appunto da Kerry Maniscalco, ambientati il primo nella Londra vittoriana, poi insomma i libri vagheranno in giro per il mondo, saranno ambientati in giro per il mondo nella Londra vittoriana, con protagonista questa Audrey Rose, il cui sogno è diventare medico legale. E quindi si troverà a dover indagare su alcune morti. Nel libro gira intorno alla figura di Jack lo Squartatore e alle morti causate appunto da Jack lo Squartatore, il secondo intorno alla figura del Conte Dracula, il terzo intorno alla figura di Houdini e questo quarto appunto A caccia del diavolo. Questo è l'ultimo libro della saga che chiude appunto la saga. Io la saga la sto leggendo, mi sta piacendo tantissimo, comunque questo è il quarto, quindi per forza me la sto leggendo, mi dovrò leggere anche questo, quindi anche questo sicuramente lo vedrete sul canale, anche perché questo ho sicuramente intenzione di comprarmelo cartaceo, così finisco la mia collezione. Oltretutto sono usciti con queste cover che io trovo favolose. Questo uscirà al costo di 20 euro per 480 pagine. Ripeto, è l'ultimo della serie. Sempre il 10 novembre, sempre per Mondadori, perché anche questo ultimo usciva per Mondadori, sempre Mondadori ma per la linea Oscar Draghi, esce questa meraviglia qua, Case War and Sorcery. Innanzitutto la linea Oscar Draghi sono dei libri con una veste grafica molto curata, sono tutti uno più bello degli altri, assolutamente, anche se sono tutti mattonazzi. Esce comunque questo al costo di 30 euro per 1296 pagine, quindi insomma 1296, avete capito che è un bel mattonazzo, di Fritz Lieber. Si leggerà così? Non lo so, è un mistero. Ad ogni modo è la raccolta di racconti fantasy scritti da quest'autore. Io in realtà questi non l'ho proprio ancora letti, e questo drago esce con una cover che io trovo magnifica, bellissima, anche per i colori ma per la grafica, cioè vabbè, guardatevela. Veramente è un ottimo libro da collezione. Gli Oscar Draghi sono tutti libri da collezione perché sono talmente belli graficamente che fanno figurone in libreria, ma sono anche pesanti, quindi bisogna leggerli a casa comodamente sul divano. Non sono certo libri che si possono portare sulla metro, insomma, per leggerseli, perché vista la mole dei volumi, insomma sono libri da comodità da casa, sicuramente da collezione. E secondo me questo è il drago più bello degli ultimi mesi dal punto di vista estetico. Insomma, io sono un po' di parte perché adoro questa cover. Arriviamo al 17 novembre. 17 novembre che esce un altro dei 2 libri che attendo di più di novembre, oltre insomma a Tenebre e Ossa, esce Gideon the Ninth, in italiano Gideon la Nona.
Anche questo ce l'ho nel carrello, nella wish list in inglese da non so più quanto. Sapevo che sarebbe uscito in italiano, quindi ho atteso pazientemente l'uscita italiana e devo dire ho fatto bene, perché anche questo uscirà Mondadori per la linea Oscar Volt, e la Oscar Volt ha postato le prime immagini del libro e sarà qualcosa di veramente un book porn pazzesco. Sembra un'edizione non bella, bellissima. Io credo di aver capito che sarà all'interno di una bookish box che ho preso, quindi aspetterò che mi arrivi la bookish box e quindi lo vedrete sul canale, ma questo libro io lo attendevo da tantissimo. Uscirà al costo di 22 euro per 456 pagine, abbiamo detto appunto per la Oscar fantastica, con questa cover appunto meravigliosa. Considerate che in inglese è già uscito il 2, e anche quello non vedo l'ora che ce lo porti, che la Mondadori ce lo porti in italiano, ma presumo che a questo punto insomma arriverà a breve. Ad ogni modo parla di spadaccine negromanti, per cui c'è da aggiungere altro? No, basta. A me mi ha già conquistato, quindi. Comunque è un libro di cui ho sentito parlare, ho letto recensioni entusiaste, e poi vabbè, vista la cover, io sono vittima del marketing, voi lo sapete, vista questa cover, spadaccine negromanti, niente, è sicuramente un libro che voglio stra leggere. Sempre il 17 novembre, io dico anche finalmente, la Mondadori ci ristampa tutta la serie di Illumine, serie di Kaufman e J. Christophe, sono gli stessi autori. Non ce l'ho qui, sì, eccolo qua, ci sono gli stessi autori di Aurora Rising. Aurora Rising, primo sempre di una serie sci-fi, di cui io vi ho portato già la video recensione, ve la metto su nelle schede, così vi potete fare un'idea di quali autori stiamo parlando. Quindi comunque questa è la loro saga più famosa ed è composta da Illumine, Gemina e Obsidio. Sono praticamente introvabili. Io non sono ancora riuscita a leggerli, tanto che gli sto dietro. Ho tentato di comprarli usati, ma praticamente è impossibile trovarli tutti e tre. E finalmente, per fortuna, la Mondadori ce li ristampa. Quindi sono molto curiosa di andarmeli a leggere, anche perché io Aurora Rising l'ho amato molto. Loro due hanno una scrittura molto allegra, molto ironica, molto leggera. Sono anche due scrittori che secondo me sono ottimi per l'intrattenimento, perché non hanno una scrittura troppo impegnativa e troppo pesante, ma veramente, veramente con tanta ironia, per cui rendono assolutamente piacevole la loro scrittura. È uno sci-fi, non mi sono spoilerata più di tanto perché è veramente tanto che li voglio leggere, e quindi non vedo l'ora di averli in italiano. Comunque riusciranno con le stesse cover originali più o meno, da come mi è parso di capire dalle prime immagini, e finalmente li avremo ristampati in italiano. Oltretutto dovrebbe uscire in contemporanea anche una novella legata alla saga che non era uscita. Comunque usciranno tutte e tre lo stesso giorno, per cui uno se vuole leggerseli ha tutta la saga in contemporanea, subito in uscita, subito. Usciranno al costo di 18 euro l'uno e le pagine variano tra le 6 e le 700. Il primo ha circa 600 e qualcosa pagine, l'ultimo insomma un po' più corposo e ha oltre le 700 pagine. Comunque insomma sono dei bei libri impegnativi anche questi dal punto di vista della mole. Sempre il 17 novembre esce un altro Oscar Draghi, anche questo un Oscar Draghi molto atteso, malgrado non da me, però insomma ve lo dovevo riportare per forza, che è Alice d'Oro dei Wendy. Ovviamente dal titolo avrete capito che è un Oscar Draghi che raccoglie appunto le storie di Alice nel Paese delle Meraviglie, Il Mago di Oz e Peter Pan. Sono 3 volumi, 3 libri che io ho già letto, e quindi non sono interessata all'Oscar Draghi, ma secondo me è un'uscita che valeva la pena riportare in questo video, anche perché esce in questa veste grafica degli Oscar Draghi che insomma è assolutamente meravigliosa. Esce al costo di 25 euro, in questo Oscar Draghi. Poi ripeto, so che in molti attendevano questa uscita proprio per collezionarli. Veniamo al 24 novembre. 24 novembre che uscirà Shadowhunters, il libro bianco perduto di Cassandra Clare. Dovrebbe essere, se non sbaglio, il secondo della saga di Elder Scrolls, credo. Vi porto questo libro perché ovviamente Cassandra Clare è straamata, e anche in parte da me è amata. Io l'amo ma anche no. È un po' questo rapporto di odio e amore. Libro che io non leggerò, ve lo dico subito, perché ho abbandonato i libri di Cassandra Clare da tempo, perché alcuni li trovo meravigliosi come le origini, altri basta.
però questa saga appunto gira intorno ai Malek, cioè Alec e Magnus, che è una coppia stramata, insomma, voglio dire, e perché no, della saga di Shadowhunters. E per chi sta collezionando la serie, questa sarà un'altra nuova uscita, con questa cover che poi oltretutto devo dire è anche molto bella. Comunque il libro uscirà al costo di 19,90 € per 360 pagine. Chi lo leggerà fatemi sapere se ne vale la pena. Io in realtà sto ancora decidendo se la saga della Catena d'Oro me la leggerò oppure no, ma dopo gli ultimi libri abbandonati a metà di Cassandra Clare, sicuramente questa non la leggerò. Sempre il 24 novembre, l'unico libro in lingua che vi porto in questo video, che è, leggo il titolo perché è uno scioglilingua, leggo il titolo perché è uno scioglilingua, How the King of Helfheim Learned to Hate Stories. Meraviglioso libro di Holly Black della saga di Cruel Prince, e quindi come facevo a non portarvi questo libro con questa cover che è veramente ma qualcosa di fenomenale. Uscirà con 200 pagine a un costo imprecisato, ovviamente, perché essendo libri in lingua i costi si sanno solo all'ultimo momento, se non quando si aggiungono al carrello. Comunque, da come ho capito, racconta la vita di Cardan prima di diventare Cruel Prince. Vabbè, la saga di Cruel Prince io la trovo meravigliosa, l'adoro. In realtà mi manca ancora Queen of Nothing, perché vorrei leggermelo in italiano, però questa uscita, questa cover, meraviglioso. È una saga che ho amato tanto, dove c'è tanto trash, ve lo dico subito. Racconta di questa Jude che si trova a vivere nell'universo delle fate, praticamente, mettiamolo così, fate che come da tradizione, come vera tradizione, sono esseri molto crudeli, e lei per poter sopravvivere essendo umana deve essere più crudele di loro. E poi c'è tanto trash, e poi c'è Cardan, e poi vabbè, è una saga che, se amate il fantasy con un pizzichino di trash, io vi dico che insomma leggetevela perché è meravigliosa. Comunque viene presentato come il volume 3,5 della saga, perché in realtà la saga è composta dai primi 3 volumi che sono già tutti usciti in lingua, di cui l'ultima aspettiamo l'uscita in italiano, che sono The Cruel Prince, Wicked King e Queen of Nothing. E quindi questo è il 3,5 perché appunto è ambientato nello stesso universo, ma racconta qualcosa antecedente appunto alle vicende della trilogia. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine del video. Non ho portato tutti i libri che mi interessano per novembre perché sono veramente tanti, ma volevo lasciare uno spazietto per i libri di dicembre, che anche lì insomma sta arrivando Natale, prepariamoci. Comunque questo è tutto, fatemi sapere cosa leggerete voi a novembre, cosa state leggendo, se quello che state leggendo vi piace. Lasciatemi appunto un commento per farmi sapere che siete passati, anche insomma aiuta anche il canale e mi aiuta anche a portarvi sempre nuovi video. Noi ci vediamo il 3 con il video dedicato al Grishaverse, che non vedo l'ora, e intanto io auguro buona lettura a voi, buona lettura a me, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!